Ehi ciurma, bentornati nella baia, sono Ben. Questa settimana il vento delle notizie porta con sé delle novità che potrebbero cambiare la rotta perfino del mercato VR. Ubisoft ha chiuso uno dei suoi studi storici. Parleremo di Hitman World of Assassination che è arrivato su PSVR 2. E attenzione perché PSVR 2 potrebbe far arrivare una sua funzione su PC. Ma non è tutto, perché si parla anche dell'implementazione del foveated rendering su Microsoft Flight Simulator 2024, gli occhiali con HUD di Meta e preordini di Switch 2. Ce n'è davvero per tutti i gusti, ragazzi. Quindi, issate le vele, preparate il grog e rimanete fino alla fine del video, perché le acque si fanno agitate. Siete pronti? E allora sigla! La baia di Ben! La baia di Ben! Finalmente ho avuto la possibilità di provare personalmente la versione di Hitman World of Assassination su PSVR 2 e udite, questa volta IO Interactive ce l'ha fatta. Dopo vari tentativi di cercare di portare l'Agente 47 nel mondo della realtà virtuale, devo dire che questa è la versione più riuscita finora. Non è perfetta, intendiamoci, però davvero ben confezionata. Certo, l'anima da gioco flat si sente ancora tutta, c'è il level design, ci sono i comandi che chiaramente risultano ancora pensati per il pad. Però ragazzi, quando siete lì dentro in Villa Dartmoor con la pioggia che batte sui vetri, la tensione che cresce mentre ci si muove tra gli invitati in maniera furtiva, insomma adesso la sensazione di essere all'interno della missione funziona davvero. Il tracking del visore fa la sua parte, i comandi sono reattivi, sono riusciti ad adattare finalmente un'interfaccia più o meno idonea a un gioco VR, alcuni movimenti però giustamente restano legnosi e qualche animazione tradisce l'origine non nativa del gioco. Però nel complesso siamo davvero davanti a una delle migliori esperienze stealth attualmente disponibili su PSVR 2. Non è una rivoluzione, però devo dire che è un grande passo in avanti e per i fan della saga sicuramente è un'occasione da non perdere. Vi ricordo che per poter giocare a World of Assassination in VR su PSVR 2 dovete avere il gioco base e poi 10 euro per l'acquisto della mod VR. Ma prima di proseguire devo ringraziare i razziatori di questa settimana, che sono Zen e Lamalink, che dopo tanto tempo fra l'altro ritorna nella baia. Bentornato Lamalink. Ragazzi, vi ringrazio per i dobloni che avete lasciato nel forziere utilizzando il tasto grazie che si trova sotto il video, e in alto i boccali per voi. Dunque, PSVR 2 è full body tracking su PC? Con calma. Attenzione ragazzi, perché sta girando una notizia che sta facendo discutere ed è legata al tracciamento oculare di PSVR 2 che, attenzione, sarebbe stato fatto funzionare su PC, o almeno così pare da una recente dimostrazione tecnica. Ma come al solito ragazzi, prima di esultare facciamo un bel respiro e vediamo tutto dalla prospettiva corretta. È vero, qualcuno è riuscito a leggere i dati dell'eye tracking del visore di Sony su PC, ma parliamo di una cosa molto basilare e sperimentale e ovviamente piena di limiti. Soprattutto va ricordato che per anni nessun programmatore è riuscito a farlo funzionare davvero su PC, nonostante i vari tentativi, perché, come vi ho detto molte volte, PSVR 2 è blindato sia a livello hardware che a livello software. Sony ha messo giù un muro molto più spesso rispetto al primo PSVR. L'apertura ufficiale al mondo PC è arrivata di recente, ma di fatto nessun altro era mai riuscito a far funzionare PSVR 2 su PC se non semplicemente facendo arrivare il segnale video sugli schermi del visore. Comunque risultava inutilizzabile. Ma non è finita qui, perché a proposito di tracciamento, alla GDA si è parlato anche del sistema Mocopi Pro, che permetterebbe di abilitare addirittura il full body tracking proprio su PSVR 2. È fantastico, no? Sulla carta sì, ma nella realtà anche per questo discorso ci sono dei piccolissimi problemi. Intanto su PSVR 2 non c'è nessun gioco che supporti il full body tracking e soprattutto il kit completo vi porta via $1.200, quindi
anche se avete i soldi per comprarvelo, non ve ne fareste nulla. Una bella tecnologia, certo, ma sarebbe come comprare un galeone da guerra per navigarci nella vasca da bagno. Al momento, quindi, in entrambi i casi, sono esperimenti abbastanza interessanti, ma lontani per essere realmente utilizzabili dal giocatore generico e soprattutto per i giocatori hardcore. Oh ragazzi, vi sta piacendo questo video? E allora mettete un cazzo di like e soprattutto proseguite con la visione fino alla fine. Vi vedo lì che state per chiudere il video. Mi raccomando, tasto iscriviti, tutte le notifiche attive, così da rimanere aggiornati per i prossimi contenuti. Proseguiamo. E a proposito di eye tracking, per chi ama volare in VR può iniziare a lucidare il proprio cockpit, perché Microsoft ha annunciato Flight Simulator 2024 con supporto al foveated rendering, una tecnologia che, se ben implementata, può davvero fare la differenza per un titolo così pesante. Per chi non lo sapesse, che cos'è il foveated rendering? È in pratica un sistema che permette al visore di concentrare tutta la potenza grafica nel punto in cui stiamo guardando, renderizzando il resto dell'immagine con una risoluzione leggermente inferiore. Tanto con la coda dell'occhio comunque non la percepiamo. Il risultato? Più dettaglio dove serve, più FPS, più fluidità e prestazioni complessivamente più stabili, senza sacrificare l'immersione. E visto che stiamo parlando di uno dei simulatori più esigenti al mondo, beh, anche ogni piccolo boost è una vera benedizione. Attenzione però, perché per sfruttare questa funzione, ovviamente dovete avere un visore con tracciamento oculare, come PSVR 2, che funziona solo su PS5, oppure alcuni visori PCVR di fascia alta. Quindi non è una feature per tutti, ma è un bel segnale. E soprattutto in un mondo dove la VR sembra stia andando indietro, beh, questo in realtà è un segnale che la VR hardcore in realtà continua a spingere ancora, soprattutto sulla tecnologia. Allora ragazzi, non avendo la console PlayStation 5 o comunque PlayStation 5 Pro a disposizione, perché io gioco solo su PC, non ho potuto fare il confronto diretto tra la versione PC e PS5 di The Last of Us Part 2 Remastered, uscito da pochissimo. Però mi sono sparato diversi video comparativi per cercare di capire e vi dico subito, ragazzi, le differenze ci sono e come. Partiamo dalla versione PC, che chiaramente è la versione migliore visivamente parlando. È inutile girarci intorno, raga. Non me ne vogliono a male i giocatori di PlayStation, però pazienza, è così, ce ne facciamo una ragione. Ci sono sicuramente texture più definite, un miglioramento generale per quanto riguarda la distanza visiva, ombre più precise e sicuramente, pur aumentando la qualità grafica, comunque l'esperienza risulta più fluida, ovviamente in base anche all'hardware che avete sul PC. E devo dire che, a differenza del primo capitolo, che al primo giorno praticamente era ingiocabile, questa volta, ragazzi, se avete l'hardware giusto, potete sparare tutto al massimo come ho fatto io, con un frame rate veramente stabilissimo e un'esperienza cinematografica. Dall'altra parte invece abbiamo la versione PS5 Pro, perché io ho visto molti video sulla 5 Pro. Beh, che dire, raga, è sicuramente la versione meglio ottimizzata, anche se in confronto alla versione PC qualche compromesso grafico sicuramente c'è. Ci sono minori effetti particellari, riflessi meno accurati, la resa generale dell'illuminazione un po' più soft, specialmente nei dettagli più fini, e anche per quanto riguarda le ombre. Insomma, il PC vince sicuramente sul fronte tecnico per quanto riguarda la qualità grafica e il numero di dettagli a schermo, ma sicuramente non c'è un totale debacle su console. PS5 Pro, ma anche PS5 reggono perfettamente, ma chi punta al massimo della qualità grafica sa benissimo su quale piattaforma andare. Ciurma, io vi ricordo che se volete supportare la baia avete in realtà tanti modi per farlo a costo zero. Nel primo commento e nella descrizione trovate sempre tanti link utili che vi danno anche tanti vantaggi. Per esempio, se utilizzate i miei link per l'acquisto di queste 3 o 3S ricevete 30 euro di credito all'attivazione del visore, ed essendo quello un link affiliato, sappiate che ho una piccola commissione. Ve lo dico tranquillamente, ragazzi, anzi, sapendolo magari lo fate con più piacere, sapendo che aiutate il canale. Quindi voi comprate il visore, avete il credito ed è come se in automatico lasciaste un bel po' di dobloni nel forziere. Oppure, se volete acquistare giochi meta, potete entrare nel gruppo Telegram sconti giochi meta,
Meta, è una lista con tutti i giochi Meta, per ogni gioco c'è il suo link e utilizzando quel link voi avete lo sconto del 10% e anche in questo caso è come se lasciaste qualche doblone nel forziere. Nel gruppo potete utilizzare la funzione di ricerca per trovare il gioco che vi interessa, ma se non lo trovate perché non è presente potete chiedermi direttamente il link. Grazie a tutti ragazzi, proseguiamo col video. Nintendo Switch 2 preordini e ovviamente polemiche. Si torna a parlare di Nintendo Switch 2 perché finalmente abbiamo notizie certe sui preordini, sul prezzo e sul bundle disponibile. La nuova console infatti è già preordinabile in Italia su MediaWorld, Unieuro e Amazon a un prezzo di 469 euro solo console, mentre 509 euro con gioco in bundle Mario Kart World e consegne che vengono indicate già a partire dal 5 giugno 2025. Fin qui tutto normale, se non fosse che già online è partita la solita ondata di lamentele e indignazioni. È troppo cara, non è realmente next gen, pure Mario Kart lo fate pagare. Solito mare in tempesta, che poi da gente che non gioca neanche con le console Nintendo. Ma ragazzi, parliamoci chiaro, lo sappiamo benissimo, le lamentele ormai sono diventate uno sport ufficiale da praticare su internet dietro le tastiere. A parere mio, il prezzo è perfettamente in linea con altre console portatili già disponibili sul mercato e parliamo comunque di un sistema ibrido con un ecosistema già consolidato. Non stiamo parlando di una console indie realizzata in garage. Poi c'è la questione Super Mario Kart, cioè alcuni si sono riusciti a lamentare anche di questo, ma ragazzi il gioco è incluso nel bundle a metà prezzo se lo comprate con la console. Quindi vi chiedo, ma chi è quel coglione che va a comprare la console senza comprare il gioco? Quindi cosa fai? Compri la console e poi magari più in là lo vai a comprare a prezzo pieno? Ma compralo adesso insieme al bundle, paghi a metà prezzo. Ora, non è che ogni volta che io salpo per un viaggio lascio la mappa che è compresa nel prezzo e poi mi lamento perché vado a sbattere sugli scogli. Ragioniamo un attimo, raga. Ora Nintendo sarà anche lenta nell'innovare, anche se non vedo perché dovrebbe innovare se con quello che fa va benissimo. Gli utenti Nintendo amano giocare sempre con le stesse IP. E che male c'è? Però, ragazzi, Nintendo quando si tratta di marketing fa scuola, E a proposito, ragazzi, se avete intenzione di preordinarla, io vi lascio il link Amazon nel primo commento, anche se al momento su Amazon risulta esaurita, sia con bundle che senza gioco, però dico, conservate il link, ogni tanto tornate a dare uno sguardo per il restock e grazie mille se utilizzerete il mio link. Ragazzi, parliamo di un argomento serio anche per questo canale, serio per l'argomento che trattiamo solitamente. Qui parliamo anche un po' di geopolitica, ma cosa c'entra con questo canale? Ve lo dico subito. Quello che sto per dirvi potrebbe compromettere il sogno di una realtà virtuale a portata di tasca per tutti. Parliamo dei dazi americani, in particolare quelli proposti dall'amministrazione Trump. Qual è il bersaglio di questi dazi? I prodotti importati dalla Cina e dal Medio Oriente in generale, quindi anche i visori, console e componentistica di elettronica viene da quelle parti. Siccome per chi mi segue ci potrebbe essere un po' di confusione, intanto bisogna capire come funziona questa cosa. Molti pensano che questi dazi sono una specie di multa oppure un aumento delle spese di importazione di prodotti che arrivano dagli Stati Uniti. Assolutamente no, anzi, siccome l'idea di Trump è quella di riportare la produzione delle aziende americane in America, invece che Cina o altri paesi del Medio Oriente come è attualmente, e infatti è proprio sui prodotti che vengono prodotti in questi paesi che anche l'Europa pagherà i dazi, mentre tutto quello che viene prodotto negli Stati Uniti non è soggetto a questi aumenti. Quindi non è che noi paghiamo i dazi su quello che arriva dagli Stati Uniti, noi paghiamo i dazi su tutto quello che arriva dalla Cina e dal Medio Oriente. Ora capirete che non è semplice per le aziende che ormai da decenni producono all'estero per abbassare i costi di produzione riportare la catena produttiva negli Stati Uniti da un giorno all'altro, e di certo non lo faranno. Quindi dazi. E la cosa assurda di questa cosa è che anche gli Stati Uniti, quando importeranno dal Medio Oriente, subiranno questi dazi. Ora, è presto per fasciarsi la testa, non c'è nulla di certo. Però se davvero venissero applicati questi dazi sulle importazioni, è probabile che i costi aumentino. E per quanto ci riguarda, anche per prodotti come Quest, perché vengono prodotti in Cina, Pico, Beyond, e tutto quello che viene costruito e assemblato in Estremo Oriente.
Oriente. E come sempre accade in questi casi, gli effetti a catena potrebbero coinvolgere altri settori. Aumenterebbero i costi di produzione, costi di trasporto, quindi spostamenti logistici. Le strategie di mercato dovrebbero essere adattate al nuovo scenario. Insomma, non è ancora il momento di far scattare l'allarme, però ragazzi, neanche ce ne possiamo andare sotto coperta a dormire sonni tranquilli. Il vento politico sta cambiando la rotta mondiale e anche i mari della realtà virtuale potrebbero diventare un po' più agitati, il che significa più costosi. E a proposito di tecnologia VR made in China by United States, parliamo di Meta, che torna a far parlare di sé con un nuovo dispositivo che sembra uscito da un film di fantascienza. Gli occhiali HUD, che in questo caso starebbe per Head Up Display. Secondo le informazioni che sono appena trapelate, il dispositivo potrebbe arrivare tra il 2025 e il 2026 con un prezzo che va intorno ai $300 e ovviamente no, non sarà un visore VR, ma piuttosto occhiali AR ancora più piccoli e leggeri di quelli che vediamo qui, pensati per integrare informazioni digitali nel mondo reale, notifiche, messaggi, meteo e informazioni varie e via dicendo, un po' come il sogno mai realizzato dei famosissimi Google Glasses, però questa volta è l'hype di Zuckerberg a guidare tutto, l'uomo dell'impossibile. Il dispositivo addirittura potrebbe anche avere un sistema di input fisico dedicato, quindi una specie di controller touch integrato, e qui la domanda che sorge spontanea è: riusciranno a renderli effettivamente utili? Oppure finiranno come l'ennesimo gadget futuristico del quale nessuno ha realmente bisogno? Dall'ultimo Meta Connect che abbiamo visto, effettivamente le intenzioni sono molto interessanti, anche perché il tutto si andrebbe a integrare perfettamente con l'ecosistema Meta, che comunque sia, possiamo dire quello che vogliamo, ma è molto versatile, e magari, perché no, dopo questo potrebbero arrivare anche delle estensioni smart per visori Quest, in modo da cominciare a utilizzarli per vita quotidiana, chissà. Però ragazzi, sapete che io amo la tecnologia, ma sono sempre piuttosto cauto, quindi prima di gridare al miracolo tecnologico aspettiamo di capire effettivamente quanto saranno comodi, ma soprattutto quanto saranno reattivi, e magari speriamo che non finiscano per diventare dei semplici Ray-Ban con PowerPoint dentro. Meta AI è arrivato su WhatsApp, ma ragazzi, è utile o è una rottura di coglioni? In questi giorni mi sono accorto che c'era qualcosa di strano quando aprivo WhatsApp. Mi sono accorto che è comparso un'icona, un tasto più o meno arcobaleno, e ho detto: ma questa è l'icona di Meta AI? Eh sì, effettivamente poi andando a cercare informazioni su internet mi sono accorto che l'assistente virtuale integrato di Meta AI è stato aggiunto direttamente dentro l'applicazione di messaggistica di WhatsApp, che adesso appartiene a Meta, così come Instagram e tanto altro. È una funzione pensata per rispondere a domande, generare contenuti, aiutare con ricerche rapide, insomma una sorta di chat GPT tascabile all'interno della nostra chat. Il problema però è che sta cosa è arrivata senza chiedere il permesso a nessuno e al momento non si può disattivare e non si può neanche rimuovere. Al di là della questione estetica, che l'icona rompe anche un po' i coglioni nel visualizzare alcuni elementi della chat, il vero punto critico riguarda la privacy. Per quale motivo inserire un'intelligenza artificiale all'interno di un'app di messaggistica, la quale è già sotto osservazione per quanto riguarda la gestione dei dati personali? Diciamo che è stata una mossa che non è tra le più rassicuranti. Meta ovviamente rassicura: no, non stiamo leggendo le vostre chat, non stiamo spiando nessuno e non ci seguiamo sulle vostre fotografie. Però come sempre ragazzi, quando si parla di dati, la fiducia direi che va guadagnata, non preinstallata senza il permesso. Ma quindi la domanda è, rispondetemi tra i commenti: a cosa serve un assistente virtuale
che nessuno ha richiesto, che non si può rimuovere, che non è che risponda molto bene alle domande sulla privacy. Beh, ragazzi, forse dobbiamo tornare a spegnere i telefoni un po' più spesso, perché a questo punto direi che se vogliamo mettere un attimo a dormire gli assistenti virtuali, questo è l'unico metodo. Rimaniamo ancora un po' su Meta. Meta e UFC, che però tranquilli, non è un gioco ufficiale in VR della UFC, ma è soltanto uno show in VR. Raga, ormai è sempre più evidente. Meta sta cambiando rotta, sta trasformando il modo in cui viviamo la realtà virtuale, allontanandoci piano piano dal concetto di visore come macchina da gioco e puntando tutto sull'intrattenimento e sulla fruizione di contenuti immersivi. Sti cazzo i contenuti immersivi. Effettivamente c'è una partnership che è stata annunciata tra Meta e UFC ed è ufficiale. A primo impatto, quando l'ho saputo, la cosa era molto interessante. Ho detto, vuoi vedere che arriva un gioco UFC ufficiale su Meta? E invece no. La realtà di quello che riguarda questo accordo è più passiva di quanto possiate pensare, perché si tratta infatti di una collaborazione per trasmettere in realtà virtuale gli eventi di MMA, offrendo visuali inedite, un'esperienza sicuramente più immersiva durante gli incontri. Una buona idea? Sicuramente sì, per chi ama guardare i match in un modo più coinvolgente, magari anche in compagnia virtuale, ma diciamolo, io mi aspettavo di scendere personalmente dentro l'ottagono a combattere e non solo di guardare dall'esterno. E insomma, ragazzi, Meta è evidente, sta continuando a spingere la sua piattaforma verso un hub di contenuti immersivi, vuole fare un po' la Netflix, un po' il TikTok, tutto in VR. Resta però da capire se i giocatori sono disposti a seguire questo trend o altrimenti, ragazzi, non possiamo fare altro, se non ci piace, di cambiare rotta e salpare verso altri lidi. Ma quali sono questi altri lidi? Beyond the Big Screen 2, attenzione, le vendite sono migliori del primo modello. Ma che significa? Andiamo a vedere i dati. Notizia della settimana scorsa: Big Screen Beyond 2 ha appena superato le vendite del modello originale nel suo primo anno di vita. E questo potrebbe sembrare un segnale positivo, ma la realtà è un po' più complicata di quanto ci vogliano far credere. Sì, sicuramente le vendite vanno meglio rispetto al primo modello, ma se guardiamo i dati reali dell'utilizzo del visore, la situazione cambia prospettiva. Perché, secondo quanto riportato dalle statistiche di Steam, ragazzi, solo lo 0,45% degli utenti VR sta usando Big Screen 2 su Steam per giocare PC VR. In pratica, pur vendendo meglio del primo modello, il visore sicuramente non ha tutta questa grande penetrazione tra i giocatori che lo utilizzano attivamente, anzi direi che l'unica vera penetrazione è il prezzo del visore. Questo cosa significa? Detto in poche parole, sì, le vendite sono sicuramente più alte rispetto al primo modello, è un prodotto che introduce delle discrete novità, ma poi effettivamente solo lo 0,45 degli utenti totali su SteamVR lo stanno comprando e una volta comprato, comunque sia, le statistiche ci dicono che non continuano a utilizzarlo. E come sappiamo, un prodotto che non viene utilizzato sul lungo periodo non genera valore. Quindi sì, la buona notizia è che questo secondo modello sta vendendo più del primo, ma la vera prova della sua validità e del suo valore arriverà solo quando la base di utenza diventerà realmente solida, cosa che al momento non è. In pratica ce l'abbiamo soltanto io, Mammet e tu, anzi io non ce l'ho, quindi ce l'avete Mammet e tu. Ubisoft chiude uno studio e ragazzi, confermata la crisi anche per i giganti del mercato del videogioco. Un altro duro colpo la settimana scorsa è arrivato sull'industria, questa volta è toccato a Ubisoft, che ha appena annunciato la chiusura di uno dei suoi studi storici. E ragazzi, questo non è soltanto un segnale che ci dice che l'azienda sta affrontando un periodo difficile, ma è una spia di crisi di qualcosa ancora più grande che riguarda l'intero settore. Da cosa ci arriva
arriva il sentore di questa crisi, i nuovi accordi presi con Tencent e una serie di licenziamenti che seguono una serie di manovre per ridurre i costi. La realtà è che anche un gigante come Ubisoft in questo momento non si può permettere di navigare tranquillo in queste acque molto mosse dell'industria videoludica, perché quando uno studio così grosso prende decisioni così drastiche è chiaro che la crisi economica è arrivata anche a colpire i colossi, quindi c'è poco da stare tranquilli. La necessità di trovare soluzioni innovative, fra l'altro, è importante per rimanere a galla, e più queste aziende prendono decisioni così drastiche, più la crisi è evidente, ma ormai non c'è neanche più bisogno di cercare altre prove. Il segnale ormai è forte da tutte le parti, ragazzi. Il mercato dei videogiochi sta affrontando tempi molto difficili, non ricordo di momenti così difficili per questo mercato, quindi direi che è il momento peggiore mai esistito per il mercato del videogioco. Anche le big corporation non sono immuni alle grandi turbulenze, resta da vedere se riusciranno a trovare un modo per risollevarsi, oppure il vento che soffia su queste acque forse magari è troppo forte anche per loro. Alla fine però a noi cosa deve interessare? Ubisoft chiude? Ubisoft cambia nome? Trova accordi con altri? Ragazzi, io trovo che le polemiche su queste cose stanno a zero, perché quello che deve interessare a noi giocatori è che, a prescindere dal nome, a prescindere dagli accordi, l'importante è che a noi continuino ad arrivare giochi fatti bene. Quindi sì, è bello analizzare quello che sta succedendo, però non facciamoci mettere in crisi dalle crisi degli altri. Noi per adesso stiamo giocando tranquillamente, quindi succeda quel che succeda, se i prezzi rimangono questi e se i giochi continuano ad arrivare, non abbiamo nulla di cui preoccuparci. Anche per questa settimana siamo arrivati alla fine! E ragazzi, grazie mille per aver guardato fino alla fine del video. Siete dei veri pirati della baia. Se non vi siete ancora iscritti, beh, è arrivato il momento di rimediare a questo errore. Quindi cliccate su iscriviti, attivate la campanella con tutte le notifiche per rimanere aggiornati sui nuovi contenuti e non dimenticate di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto. Ultimo reminder: in descrizione, insieme a tutto quello che vi ho già detto, trovate anche i link per acquistare accessori VR oppure lenti graduate VR Rock per giocare in VR senza gli occhiali, ovviamente il tutto con uno sconto per voi. Occasione da non perdere, quindi non lasciatevi scappare la possibilità di risparmiare qualche soldo. Ci vediamo tra i commenti per discutere degli argomenti trattati in questo video. Dal vostro Capitano Ben è tutto, vi aspetto nella baia per una prossima avventura. Un saluto marmaglia. Ho ho!